Ciao ragazzi! Ormai ho fatto diversi video con le lavorazioni per attrito, e ad ogni video sorgono sempre nuove domande e curiosità. Ho provato diverse tecniche e materiali. Per le lavorazioni ho utilizzato le candele di auto e l'acciaio temperato, con risultati soddisfacenti, ma non perfetti. Quindi ho continuato a fare pratica, e grazie a tutti voi ho fatto tesoro di consigli utilissimi, che ho intenzione di condividere in questo nuovo video. Questo genere di lavorazioni si presta benissimo su tubi di vario spessore, quindi seguite tutto il video, perché farò diversi test. Con questo utensile ho già fatto diverse lavorazioni, e i segni di usura sono minimi. In realtà per le diverse lavorazioni che ho avuto occasione di fare, ho preparato svariati utensili sagomati, ma per le lavorazioni più comuni, ne bastano un paio. Sia l'utensile appena visto, sia questo, hanno entrambi una pastiglia in metallo duro. Il grande vantaggio del metallo duro è la stabilità alle alte temperature, che permette di ottenere lavorazioni con un alto grado di precisione, anche per la produzione di piccole serie. L'unico accorgimento che rende questi utensili diversi da quelli per l'asportazione del trucciolo è che devono essere molati in modo da scivolare sopra il metallo da riscaldare e deformare. Come potete vedere, è importante utilizzare una velocità alta, per permettere un surriscaldamento rapido e costante del metallo da lavorare. A differenza di una normale lavorazione, l'utensile deve essere tenuto più alto rispetto al centro del particolare da lavorare. Questo permette al vidia di non aggredire e asportare il materiale, anche se l'attrito stesso farà inevitabilmente un minimo di asportazione. Con un po' di attenzione, avrete sicuramente notato che durante la lavorazione solo il tubo era diventato incandescente. Invece l'utensile mantiene una temperatura relativamente bassa. Adesso farò un altro genere di prova, per farvi vedere l'affidabilità di questa tecnica di lavorazione.
Ecco la lavorazione appena eseguita. Il vidia si è lucidato e l'usura è trascurabile. Ho fatto questa lavorazione senza contropunta, ma come vedremo tra poco, per lunghezze maggiori è necessario utilizzarla. Se volete utilizzare un utensile di piccole dimensioni, dovete fare un po' più di attenzione, perché essendoci poco materiale duro, si scalda prima e potrebbe esserci il distacco della placchetta. Guardate che lucentezza! Nonostante non abbia passato carta abrasiva o spazzola, anche senza particolari attenzioni il lavoro viene bene. Ci tengo a precisare che questi sono tubi normali, con saldatura longitudinale. Tra l'altro una delle domande che mi avete posto è inerente alle saldature, quindi tra poco avremo modo di guardare meglio questo argomento. Questo tubo era particolarmente sottile, anche senza contropunta non ha subito particolari deformazioni. Ecco un altro esempio. Ha un'ottima rifinitura. Stavolta ho utilizzato la contropunta per due motivi. Per prima cosa, permette di avere meno vibrazioni e mantiene il tubo in asse durante la lavorazione. In più la deformazione tende ad allungare il tubo. Questo vuol dire che nei punti dove è stato modellato ci sarà meno materiale. Invece con la contropunta il tubo è vincolato, quindi il materiale rimane confinato entro i limiti che gli abbiamo imposto. Il metallo può essere modellato a piacimento, quindi l'unico limite è la nostra fantasia. Con questo sistema è facile creare qualunque genere di sagoma. Con i giusti accorgimenti si possono lavorare anche barre più lunghe. Con utensili da interno è possibile anche dilatare i tubi. Oppure creare conicità con livelli di precisione elevati. Quando dovete creare delle riduzioni o qualunque altra lavorazione che comporta una riduzione dell'estremità, la deformazione del profilo dovrà iniziare dalla punta. Se riscaldate prima una parte più centrale, potrebbe succedere che la deformazione non avvenga in modo omogeneo o che si distacchi l'estremità. Durante il video abbiamo parlato dei tubi saldati che ho utilizzato. In più occasioni ci sono state perplessità sulla tenuta delle saldature. In realtà, se durante la lavorazione si riesce ad arrivare a temperature elevate, la deformazione del tubo è armoniosa e non crea fratture nei punti più deboli del tubo. Ho preparato un pezzo per cercare di far vedere meglio qual è il risultato finale al suo interno. Come potete vedere, la parte della saldatura longitudinale è rimasta solidale durante la deformazione. Se il ferro non avesse raggiunto delle temperature elevate, il punto più debole, che quasi sempre è la zona della saldatura, avrebbe creato una frattura. Ovviamente ci sono anche i tubi Mannesmann, che sono privi di saldatura e permettono una lavorazione più fluida. Quindi a voi la scelta. Grazie.